altri percorsi, speriamo che arriviamo in cima. Oggi video van live da testare così negli spot dove andiamo a dormire, nei weekend dove facciamo relax. Ci siamo quasi. Ciao a tutti, quest'oggi siamo in Svizzera, sopra Osco, nostre amiche mucche, nostra Evi, nostra So. E oggi un video un po' diverso, un test anche oggi faremo. Siamo a Somprey, vicino al nucleo paese, che è 4 casettine molto caratteristiche, e avevamo tentato a venire qui primavera, ma avevamo incontrato un leggero strato di neve che ci aveva fatto desistere perché il nostro jockey slittava e o mettavamo le catene o rinunciavamo, e quindi avevamo deciso di rinunciare. E allora oggi abbiamo deciso di venire su e vedere com'era. Bello, molto bello. Ultimo chilometro circa sterrato, come si vede, ci sono delle piccole zone per scambiarsi. In su si va verso il Gottardo. Qua sotto abbiamo il paese di Faido, vicino. Qua dietro dovrebbe esserci anche, se non sbaglio, adesso magari non si vede, Cima Duomo, se non sbaglio. Qua ci sono tutti i vari posteggi. Noi oggi siamo rimasti ancora un po' fregati perché il nostro amico Giotti ci ha dato un altro piccolo problema. In realtà ci ha dato lo stesso problema di quando dovevamo partire per le Dolomites, che ci ha fatto tardare la partenza, ci ha fatto perdere praticamente un giorno. Perché c'è una linguettina nel portaplotti che quando si inserisce fa scattare un piccolo interruttore. La portaplotti è qui, fa scattare un piccolo interruttore che fa partire il circuito idrico, e quindi quando schiacci il tasto del VC funziona. Ed eccoci all'interno. Dicevamo, quando si estrae la cassetta, questo diciamo il quadro con i vari indicatori, cassetta assente, livello pieno, troppo pieno, cassetta a metà, o vabbè metà. Di solito quando esce questa dopo poco è pieno, non è proprio metà. E questo non ne ho idea, devo informarmi. Comunque una volta tolta la spia si accende, così stoppa l'impianto idrico, e una volta che si reinserisce la spia va via, e quando si preme il pulsante l'acqua scende e permette di scaricare. Dopo ovviamente qua si apre, scende l'acqua e si richiude. Il problema qual era? Che sta linguetta, una volta reinserito, non faceva scattare l'interruttore della presenza della cassetta, e di conseguenza no acqua. Per quello che non puoi partire, se è così non si può. Guardando bene dentro, dopo aver visto un paio di video facendo qualche test con la linguetta e facendo scattare il circuito, andava via la spia, e quindi abbiamo dedotto che era quello. Sulla cassetta ho messo un piccolo spessore dove va a premere questa linguetta, e il problema sembra risolto. Quindi diciamo che se
stamattina alle 6 ovviamente quando ho caricato acqua non dava questo problema. L'idea era quella di andare a fare questo percorso alpinistico al Saltbitbrook a Goschenen, e noi niente, diciamo che quando partiamo, prima di partire ovviamente si fa il carico d'acqua, acque chiare, che come vi dicevo l'altra volta le carichiamo da qua, le acque chiare, tappo, puff. Per le acque chiare, magari qualcuno di voi è curioso, non carichiamo l'acqua direttamente, ma utilizziamo un sistema di filtri per poter purificare l'acqua, che magari in un video a parte vi spiegheremo, della Alb Filters, marca tedesca, perché comunque ormai non si sa mai dove si carica. Batteri, sabbia, ruggine, non si sa mai. Allora quello ha 3 filtri che riesce a purificare fuori bene l'acqua, e arrivati a, diciamo, fine vita di questi filtri, quindi dobbiamo sostituirli, e magari faremo un video, come dicevamo, carico acqua e poi niente, si accende una cronica nel mezzo, si accende il quadro generale, si dà corrente alle luci, Oggi faremo una piccola modifica qua. Qua dove c'è lo scarico, praticamente cola, non so se si vede, e rimane giù un piccolo alone, perché ovviamente cola qua e poi scende da qui ma sgocciola. Allora abbiamo preso un piccolo sgocciolatoio che va inserito, che in maniera tale che tutto lo sporco dalla condensa va via. Poi comunque è bello il Giotti, dai, sportivo. Adesso ho una crepa perché un po' di mesi fa, adesso se non ricordo male, in Norvegia abbiamo preso una sassata, però abbiamo atteso a sostituire. Il luogo è molto bello, c'è la possibilità di fare una piccola donazione con Twint. Vabbè, qua si può venire, si twinta e si dona qualcosa per il mantenimento un po' dell'area. Comunque, futuri progetti, abbiamo in ballo le vacanze, come vi dicevo prima, questi 20 giorni di vacanza, quindi vedremo, valuteremo un po' il da farsi. Poi più in là si andrà, diciamo, fine anno, Norvegia, ovvio, vero Fonte? Poi andremo a Tokyo. Sì, come no, con l'aereo a Tokyo andiamo. No, io voglio andare in van. E prendiamo la nave, bisogna prendere la nave gigante. No, io voglio andare con il van, con la Ciao ragazzi, a tutti, io devo dire una cosa che secondo me fa bene, che se tu vai in montagna, cioè, respiri l'aria pulita, vedi le montagne, è una cosa favolosa. Non so che panorama abbiamo davanti, è bellissimo, è fantastico. E vi dico, venite, cioè, e vedete tipo cose fantastiche, i prati puliti, con fosforo, con fiori, dove potete fare quello che volete. Cioè, potete bere, riposarsi, abbronzarsi, sembra di essere al mare ma in montagna. Là è finita. Iscrivetevi e vedete contenuti bellissimi. Ciao! E per ovviare al problema che vi dicevo prima, ho trovato questo sgocciolatoio PVC, 12 franchi, niente di
esoso, ed è un pezzo in PVC con le due sue viti, montiamo insieme. Il clima è già cambiato, adesso montiamo. Così facile. E là dentro cosa è? Uno, il tubo di scarico della caldaia. 1 e 2. Ah, per questo? Sì. Così è montato. Questo facile perché l'ha dovuto solo svitare. Montato. Facile facile, cacciavitino. Deve mai mancare. E niente, almeno soprattutto d'inverno che si usa tanto il riscaldamento, poi comunque macchia molto, dopo comunque è un po' laborioso da rimuovere come macchia, e come le macchie qua davanti che abbiamo tolto oggi, perché questa parte qua di paraurti probabilmente si sente già materiale differente e si macchia tantissimo, e col lavaggio normale non va via, anche la superficie è differente, non lo so, e allora ho trovato questo prodotto che è naturale, bio, che pulisce, sgrassa e lucida, 3 in 1, top. Il montaggio del colino del scarico della truma. Poi spendiamo 2 parole sul riscaldamento. L'unica secondo me menata del riscaldamento a gasolio è un po' la puzza a volte puzza, a volte no, o è perché siamo noi che ci si abitua, boh. Comunque a volte, se no, rispetto al gas c'è da dire che bisogna continuare ad andare a caricare bombole in giro, anche perché in Europa hanno un po' tutti i loro agganci. Io avevo preso il kit con tutti gli agganci europei, sono 6-7 adattatori per le valvole. Veramente quasi 6 mesi, novembre 2024, e vengo dietro perché la bombola è qua dietro, proprio qua, bombola è situata qui, e è ancora quella. Comunque tutti i weekend usciamo, facciamo da mangiare, e il tempo non lo so, il tempo un po' così, peccato. Dai. Quasi. Dopo che abbiamo acceso, abbiamo fatto partire, come si può ben vedere, la condensa che si crea, e adesso vediamo se funzionerà il nuovo sgocciolatoio. Eccola. Sì, direi che il suo dovere lo fa egregiamente. Adesso poi pulirò e luciderò qua, che così almeno andrà via, che si vede un po' la macchia. E qui nel cuore della notte scappa, non si vuole far vedere. Cuore della notte, quasi nel cuore della notte. Sono le 21:45, però c'è ancora una bella luce. Questo suono di campanacci che fa compagnia. Vi saluto, sì, vi saluto Shuri, perché sono rimasto solo. La mia dolce metà soffre il freddo, poverina.
È un buongiorno da Alpine Family. Il risveglio un po' grigio stamattina, molto grigio, però non fa niente. Adesso sistemiamo ciabatte. Il buongiorno oggi è così, grigio, cupo, gradi, 7 gradi. Oh, c'è da dire che è bello isolato, veramente mai patito il freddo neanche in Norvegia. Qualche adesivo, adesso vediamo, magari gli metteremo almeno gli adesivi del canale, almeno ci facciamo almeno la pubblicità andando in giro. Non sarebbe male. Oh, so che si guardava la nebbia. Ormai non si può sempre avere il sereno e il bel tempo. Se con questa video live è un po' un misto, anche noi un po' random così, ormai per chi ci segue da un po', siamo così noi, un po' random, un po'. Adesso rientreremo, quindi quando si rientra, almeno io preferisco scaricare sempre tutto, scaricare acqua, scaricare impianto, no, non so se stabilizzatore qua di Insta360 Flow 2 Pro. Devo dire che è molto funzionale, molto comodo, bisogna solo imparare a usarlo come tutto, piano piano impareremo. Questo stabilizzatore con intelligenza artificiale può essere molto utile e comunque, esempio, adesso lui mi mantiene al centro, cerca di mantenermi al centro, penso. Dispersi in mezzo alla nebbia potrebbe essere tutto, e iscrivetevi, se non volete iscrivervi fa niente. E commentate, lasciate un like se avete qualche consiglio da darci, magari anche in preparazione per andare in Norvegia a Capo Nord. Qualcuno che magari c'è stato, che può darci qualche. E giunti a questo punto, ormai bisogna chiudere sempre quasi nella stessa maniera. No, e giunti a questo punto io vi saluto, il resto della ciurma non c'è, è dentro, penso che hanno freddo, e ci vedremo presto.